Ciao Cesare, benvenuto, è un piacere averti con noi qui oggi. Per iniziare così rompiamo il ghiaccio, ti chiedo di presentarti, dici un po' chi sei, di cosa ti occupi e soprattutto per chi lavori. Grazie, ciao, io sono Cesare, lavoro per Teddy Group, azienda fashion retail italiana e che ha 3 brand principali, Terranova, Calliope Rinascimento e un nuovo arrivato da Uomo QB24 e faccio il Digital Product Owner. Parliamo un po' della relazione che c'è tra Teddy Group e CP Pro. Prima di arrivare a scegliere CP Pro come soluzione tecnologica, quali erano le sfide che stavate affrontando proprio in termini di gestione del flusso degli ordini, logistica? Allora sì, noi abbiamo iniziato a valutare una soluzione come CP Pro già penso 4-5 anni fa ormai, perché iniziavamo ad avere il primo boom dell'e-commerce, dei volumi assieme all'internalizzazione, quindi nuovi canali di vendita sull'e-commerce, nuovi volumi e nuovi mercati. E siamo arrivati a dover integrare più corrieri, chiaramente. Prima avevamo integrazioni dirette, quindi eravamo integrati direttamente con Bartolini, con Poste, con DHL e ogni volta che dovevamo o integrare un nuovo corriere da zero o aggiungere un servizio si parlava di mesi con il reparto IT, perché Certo. Giustamente era tutta integrazione di custom, quindi hanno fatto l'analisi, i test ed era molto difficile aprire nuovi mercati velocemente. Quindi lato business si doveva fare una pianificazione molto schedulata e molto, lunga. Per cui abbiamo iniziato a guardare strumenti come CP Pro. Questa è la situazione. Questa è la situazione, quindi Esatto. accelerare un po' il go to market fondamentalmente, Sì. ma anche l'integrazione di nuovi servizi. E dopo CP Pro, quindi dopo l'integrazione, com'è cambiato il vostro modo di lavorare? Quali sono stati magari i benefici o l'impatto che avete visto proprio sulle operazioni di tutti i giorni? Beh, primissima cosa, siamo passati da mesi a settimane, cioè dopo Ok. la prima integrazione con CP Pro, Sì. l'attivazione di nuovi corrieri o tratte o servizi è veramente passato da mesi a settimane. E era diventato quasi più lungo il tema contrattuale con il Certo, corriere, il pre. esatto, che poi l'attivazione vera, che invece prima era al contrario. E prima cosa, dopo anche è cambiato che non avevamo più bisogno di avere team di sviluppatori o tech che stavano in ascolto, controllavano ogni trimestre se il corriere aveva fatto update, perché ovviamente ogni cambio tecnologico che il corriere faceva tu ti dovevi allineare e diciamo che sono alcuni corrieri strutturati grandi che ti notificano per tempo con tutti i cambi di integrazione che fanno, altri magari non proprio bravissimi che non dico che te lo dicono una settimana prima ma poco manca, quindi anche quella parte lì è venuta meno ed è stato un grande saving lato nostro. Chiaro, e visto che appunto state lavorando molto da questo lato per continuare comunque a migliorare la parte di gestione, cosa si prospetta per il futuro a livello proprio tecnologico, lato logistico, ma in generale per Teddy Group come si prospetta il futuro? Il 2026, non diciamo lunghissimo termine, Sì, no, anche quello perché non qua si sa. esatto, dura. Però E- accontentiamoci dell'anno prossimo. Esatto, no, allora sicuramente noi vediamo, come abbiamo anche visto con i release di prodotto che continuamente fate, l'aiuto delle AI nella, non tanto solo nel aumentare e migliorare l'integrazione, che già è veramente a buon punto, quindi si va veloce, ma l'operatività sullo strumento. Quindi su quello noi siamo molto contenti e stiamo cercando praticamente di rivedere l'organizzazione, perché questa cosa vale un po' per tutti gli strumenti SaaS che abbiamo, Sì? in ottica di trovare risorse che siano più operative business che più tech sviluppo, che rimangono ovviamente ma si focalizzano magari su altri focus un po' più importanti. Quindi noi da quel lato lì stiamo cercando di rivedere l'organizzazione. In realtà siamo partiti 5 anni fa con un team dedicato sul mondo online che è costantemente in movimento per questi temi appunto, Certo. però il focus e quello che vogliamo fare è tenere internamente figure core che le chiamiamo product manager, cioè che studiano i prodotti che noi usiamo come CP Pro, molto Sì. bene, tipo il CP Pro Expert nostro, che quindi è lì che guarda le newsletter, tutte le cose che esce, apprende e poi eroga questa conoscenza a tutti i team magari operativi e-commerce o anche di business che possono usare CP Pro non tanto, cioè che magari non lavorano in logistica o nell'operation, ma anche per vedere i dati Sì. e analisi e quindi erogare le funzionalità dei prodotti SaaS all'interno dell'azienda con persone specifiche verticali sul prodotto.
o più prodotti. Se. Molto interessante, così almeno appunto l'informazione viene diffusa ai team di vari dipartimenti in base alle loro competenze. Esatto, io adoro il modello SaaS con qualcuno che ti sviluppa un prodotto, no? Perché tanto chi fa fashion non fa software, quindi non avrebbe la potenza o l'effort da mettere per sviluppare un prodotto così internamente, farebbe sempre il minimo sindacabile e dopo diventa obsoleto in 2 settimane. Sappiamo come va. Esatto, però dall'altro lato devi mettere persone che poi, siccome voi correte, stanno sul pezzo, perché altrimenti magari non lo sfrutti neanche al 100%. Quindi. Esatto. Va bene Cesare, io ti ringrazio molto per la tua disponibilità oggi ed è stato un piacere averti qui. Anche per me, grazie. Grazie.